I militari italiani in missione a Gibuti hanno donato alcune macchine da cucire all'organizzazione umanitaria che assiste i rifugiati in questo piccolo paese del Corno d'Africa. Questo piccolo paese è situato in posizione strategica sulla fondamentale rotta commerciale Asia-Europa, all'imboccatura del Mar Rosso, di fronte allo Yemen. Qui l'Italia ha una propria base militare che dal 2012, informa il nostro Ministero della Difesa, fornisce supporto logistico alle operazioni militari italiane che si svolgono nell'area del Corno d'Africa, Golfo di Aden, bacino somalo, Oceano Indiano. A Gibuti i militari italiani non si occupano quindi solo di macchine da cucire. Nell'esercitazione Barracuda 2018, svoltasi qui lo scorso novembre, i tiratori scelti delle forze speciali, il cui comando è a Pisa, si sono addestrati in diverse condizioni ambientali, anche di notte, con i più sofisticati fucili di precisione, capaci di centrare l'obiettivo a 1-2 chilometri di distanza. Non si sa a quali operazioni militari partecipino le forze speciali, poiché le loro missioni sono segrete. È comunque certo che esse si svolgono prevalentemente in ambito multinazionale sotto comando USA. A Gibuti c'è Camp Lemonnier, la grande base USA da cui opera dal 2001 la Task Force Congiunta Corno d'Africa, composta da 4.000 specialisti in missioni altamente segrete, tra cui uccisioni mirate per mezzo di comando su droni killer, in particolare nello Yemen e in Somalia. Mentre gli aerei e gli elicotteri per le operazioni speciali decollano da Camp Lemonnier, i droni sono stati concentrati nell'aeroporto Chabeli, a una decina di chilometri dalla capitale. Qui si stanno realizzando altri hangar, la cui costruzione è stata affidata dal Pentagono a un'azienda di Catania, già impiegata in lavori a Sigonella, principale base dei droni USA NATO per le operazioni in Africa e Medio Oriente. A Gibuti ci sono anche una base giapponese e una francese, che ospita truppe tedesche e spagnole. A queste si è aggiunta nel 2017 una base militare cinese, l'unica fuori dal territorio nazionale della Cina. Pur avendo un fondamentale scopo logistico, quale foresteria degli equipaggi delle navi militari che scortano i mercantili e quale magazzino per i rifornimenti, essa rappresenta un significativo segnale della crescente presenza cinese in Africa. Presenza essenzialmente economica, a cui gli Stati Uniti e le altre potenze occidentali contrappongono una crescente presenza militare. Da qui l'intensificarsi delle operazioni condotte dal Comando Africa, che ha in Italia due importanti comandi subordinati: lo US Army Africa, esercito USA per l'Africa, alla caserma Ederle di Vicenza, le US Naval Forces Europe Africa, forze navali USA per l'Europa e l'Africa, il cui quartier generale è nella base di Capodichino a Napoli, formate dalle navi da guerra della Sesta Flotta basata a Gaeta.
stesso quadro strategico rientra un'altra base USA di droni armati che si sta costruendo ad Agadez in Niger, dove il Pentagono già usa per i droni la base aerea 101 a Niamey. Essa serve alle operazioni militari che gli USA conducono da anni insieme alla Francia nell'Africa del Sahel, soprattutto in Mali, Niger e Chad. In questi ultimi due paesi è arrivato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono paesi tra i più poveri del mondo, ma ricchissimi di materie prime: coltan, uranio, oro, petrolio e molte altre, sfruttate da multinazionali statunitensi e francesi che sempre più temono la concorrenza delle società cinesi, le quali offrono ai paesi africani condizioni molto più favorevoli. Il tentativo di fermare con strumenti militari in Africa e altrove l'avanzata economica cinese sta fallendo. Probabilmente anche le macchine da cucire donate a Djibouti dai militari italiani ai profughi sono made in China.